Salve fan e ben ritrovati in un nuovo episodio di Expedition 33. La scorsa volta ci siamo lasciati dopo una boss fight estenuante, ma super soddisfacente. Non mi aspettavo di superarla, vi dico, nello scorso episodio avevo già messo in conto che avremmo dovuto prima perdere nuovamente e poi magari in questo episodio ottimizzare ancora qualche cosa e riuscire. Ce l'abbiamo fatta. Solo Verso ha livellato, visto che gli altri sono morti. Però ce l'abbiamo fatta. Allora, non so quanto ancora sia grande questa zona. Qui non si vede niente, va bene. Ma andiamo indietro innanzitutto. Vorrei cercare di capire se possiamo effettivamente raggiungere il coso che sta sopra. Non credo in realtà. E noi qui siamo di nuovo sotto. Esatto. Torniamo su e usciamo dall'altro lato. Vediamo che cosa ci riserva. Sono convinto che in realtà potrebbe addirittura essere in un'altra mappa. Cioè noi adesso lo vediamo qui, ma magari in un'altra mappa a livello, cioè proprio di livello sulla mappa, potrebbe esserci effettivamente l'interazione con lui. Magari in questo momento è solamente un elemento di sfondo, il che è fighissimo. Quindi proviamo a proseguire dritti. Oddio, mi devo rifare tutta questa cosa. È un po'... avrei fatto un collegamento diverso. Avrei messo probabilmente una corda per semplicemente farti risalire il mega buco. Però ce l'abbiamo fatta, quindi questo è l'importante. Allora ragazzi, vi dico la verità, cioè questo è contenuto secondario ed è di una bellezza assurda, il che è stupendo. Sto presupponendo in realtà che sia un contenuto secondario, ma penso sia abbastanza, insomma, intuibile, spero, vedremo. Dovremo riposare, se proprio... Cioè, il motivo per cui siamo arrivati alla bandiera è anche questo. Proseguiamo e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare al di fuori di questo livello. Quest'abito di Mael è quello che preferisco attualmente. Vorrei davvero trovare qualcosa di simile per tutto il party. Mi piacerebbe avere questo stile con tutti, perché guardate, cioè, mantiene la spedizione. Oltre ad avere un mantelletto che è molto più figo rispetto a quello originale, che è più basso, però in generale vedete è più statico rispetto a questo che è libero praticamente. Quindi lo vorrei su tutti quanti, però insomma dovremmo vedere. Magari non c'è, magari è solo per lei, chissà. Magari ce li siamo persi altri pezzettini. Allora eccoci qui. Oddio, ma da qui Alina. Siamo qui. Però no, non c'è il... Non credo ci sia il tizio, cioè quel Nevron enorme interagibile. Probabilmente potremmo andare queste altre due cose che sono due dungeon separati. Eccolo, sta qui sopra proprio. Questo cos'è? Ovviamente. Ok. Solo che io vedo due. Questo. E l'altro? L'altro sarà in aria forse. Può essere. Sappiamo che Eschia a un certo punto volerà. Bosco perduto. Ed è una zona secondaria. Sarà un altro disco? Serra di Alin. Guardate com'è bella questa luce. Diciamo che ambientazioni di questo tipo qui sono molto più facili da... Cosa sta facendo Ciel? Ok, sono molto più facili da rendere accattivanti, perché ovviamente è un'immagine statica, nel senso è come se fosse un render da una singola posizione, quindi qualsiasi cosa che magari in un'altra posizione non ti colpisce a livello di impatto, ovviamente
risulta più facile, diciamo, creare qualcosa di appealing, ma ci sta. Se non fosse che in questo gioco ci sono le ambientazioni che invece puoi esplorare liberamente e sono stupende tanto quanto queste, quindi si capisce che è semplicemente una questione di scope e questa cosa è stupenda. Vedete lì c'è qualcosa di volante, però cioè noi siamo andati al bosco perduto, che è questo o questo? Vabbè, verremo a indagare comunque. Per adesso saliamo su Eschi e torniamo indietro. Ancora non è finito il nostro backtracking, perché, come vi dicevo, forse non l'ho detto più all'inizio dello scorso episodio. Vabbè, in ogni caso vorrei sia esplorare tutta questa zona, perché credo che ci sia altro, ma perché vedete c'è questo qui, ma soprattutto vorrei tornare alla grotta dell'Abbess, quindi ci aspetta un altro fight impegnativo. Soprattutto visto che io voglio principalmente... Vabbè, non volevo affrontarli, ma va bene comunque. Salve a voi. Capovolgimento per Mayel. Presagio mirato. Pam. Ovviamente. Siamo molto più veloci di loro. C'è un altro presagio mirato. Pam. Ovviamente. Ok. Allora, tornando a noi, volevo... Ogni tanto si incastra nella mappa e mi dà un po' fastidio, ma va bene. Mi fai scendere? Thank you. Dato che voglio sempre perriare, in questo caso, dato che lui ci shotterà praticamente ad ogni attacco, sarà complesso. Quindi sappiamo già. Sarà qualcosa di particolare. Vediamo. 3 turni di capovolgimento con Mayel, non possiamo curarci. Presagio mirato, iniziamo. Resistente. Attacca Mayel. Contrattacco. 4000. Ha molta vita. Mi sto comunque esercitando con il moveset, nonostante abbia perso la combo. Rianimiamo. Rianimiamo. Facciamo perché ho fatto 9999? Era il suo punto debole, non mi sono nemmeno reso conto di questa cosa. Volevo semplicemente provare ad applicare marchio, probabilmente sì comunque. Ah, oddio, era attacco sfumato. Ci ho pensato dopo aver... Cavolo, ok. Questo è complesso, eh. Facciamo così. Di nuovo, rianimiamo. L'incantesimo. Pam, pam. Non capisco, non era... No, non è... Ok, non è uno sfumato, sembrava. Ma confuso sta cosa. Infatti ho fatto il contrattacco sfumato, non ha funzionato. Quasi sarebbe da ristartare questa, però va bene. Andiamo avanti. Facciamoci un passaggio offensivo. Contrattacco. Facciamo elettrizzazione. Voglio vedere un attimo se ha qualche punto debole. Ok, sto sempre cercando di capire bene i timing. Inutile farci anche la cosa converso, perché magari se ci arriviamo vicini è comunque un peccato. Restartiamo. Sarà lunga, eh? Sarà lunga. Penso che sarà lunga questa. Non credo abbiamo necessità di cambiare cose. Dobbiamo semplicemente imparare a perriare e a persistere.
Sì, comunque era il suo punto debole quello. Perfetto. Ok. Presagio. Bam. Lui è resistente un po' a tutto in realtà. Pensavo di aver parato il secondo, invece no. Ottimo. Rianimiamo. Rianimiamo. Bel marchio. Attacco con marchio. Facciamo un passaggio offensivo. Abbiamo 5, facciamo carta marchiante. Vulnerabile, attenzione. Peccato. Attacco con marchio 9000. Lei fa. Devo capire bene il timing del secondo. 8 di presagio, facciamo un destino segnato. È oscurità che gli fa danni? È oscurità. Ok, sappiamo chi è il nostro carry in questo caso. Va bene, abbiamo nuove informazioni, questo ci ha dato tantissimo. Facciamoci converso. Giusto per capire bene i timing, se riesco. Vedete? Abbiamo imparato che non è quello il timing, quindi è un'ottima cosa. Allora, Ciel sarà il nostro DPS in questo fight. Fatico a vedere Mayel in un contesto come questo. O meglio, non con questa build. Una cosa che manca sono dei preset. Nel senso che, vista l'affinità elementare di questo boss, Ciel è il nostro DPS definitivo, ma Mayel diventa inutile per come è strutturato. Cioè, non è che diventa inutile, però potremmo darle un utilizzo un po' più sensato, ma in questo caso non possiamo. Vabbè. Quindi a questo punto in realtà presagio pirato è buono per il presagio, ma tipo legame ardente, giusto per capire, dovrebbe darci danni molto più ingenti. È vero che mettiamo meno presagio, ma comunque è resistente ai danni fisici. Ottimo. Guardate lì. Carta marchiante anche, stessa cosa, sono tantissimi danni, quindi accumuliamo il presagio con questi attacchi qui. Immolazione, il fuoco invece è vulnerabile, non credo, però non è nemmeno resistente. Ok, ce l'abbiamo fatta. 4000 da resistente, attenzione. A questo punto sta bruciando, passiamo alla virtuosa. Sappiamo che con loro non faremo i danni, ma recuperiamo tutto con Ciel. Peccato però per i punti abilità, ma va bene comunque. Peccato. Ottimo. Siamo a possibilità di strappo. Non so se voglio rianimare l'uno. Rompiamo innanzitutto quello. Ora siamo a strappo quasi marchio. Facciamo un per sé. Sono comunque 9999. Stato. Rianimeremo perché poi non abbiamo possibilità di morire con... Cioè, Ciel ha la possibilità di morire. Destino segnato potrebbe fare tantissimissimo. È vero che sono 8 non 10, ma va bene comunque. Avessimo un punto abilità in più potremmo strappare. Forse ci conviene strappare. Facciamo così. Rianimiamo Mayel. Attacca Ciel. Ottimo. Danni.
Di nuovo. Questa non ci voleva. Prima. Non è servito a niente, nemmeno un marchio. Rianimiamo Ciel. Ok, non male. E ora Lama fantasma, possibilità di strappo e danni oscurità. Non è durato niente lo strappo, cioè io ho fatto tutto questo per strappare e non è servito a niente, ok? Rianimiamo Lun, abbiamo più possibilità. E soprattutto anche meno possibilità che Ciel si becchi magari una combo. Facciamo così. Marchio. Facciamo un'immolazione. Ciel non ha in questo caso nulla. Presagio mirato ci darebbe 5, ma no. Facciamo un bel carta marchiante. Vedete, i danni sono molto più ingenti. Attacca Lun. Peccato. Però è come stiamo giocando questa partita, quindi ci sta. Dovrebbe essere comunque un buon danno. 2000, no, 3000 praticamente, ok. Maielle di nuovo. Ottimo. 2000. Lei non siamo ancora a tutto il presagio, facciamo Lama Ardente questa volta. Però aspetta. Lama Ardente costa 4 ed è un colpo di oscurità medio con 5 istanze di presagio e bruciatura. In questo caso una andrebbe sprecata. Invece carta marchiante da 3 istanze di presagio, costa 1 in meno, fa 2 colpi di tipo oscurità e uno potrebbe crittare, quindi sono più danni overall, e applica marchio, quindi faremo quella. Vedete? Non male. Ora che abbiamo marchio facciamo un per sé, anche se non siamo in posa virtuosa. 3000, ok. Attacca Maiel. Contrattacco. 1009. Siamo a 12 di presagio. Maiel di nuovo. Ok. Bam. 3000. Vediamo di... Ci interessa strappare destino segnato. Maiel. Timato male. Voglio rianimare. Oh merda. Sarebbe stato molto più semplice schivare, ma guardate che danni. Di nuovo. Meno danni, ma ci sta comunque. Prima abbiamo crittato. Rianimiamo. Maiel. Anche perché ha più vita, Ottimo. Passaggio offensivo, però prima. Vai. Pochissimo, ma ci sta. Ok. Verso. Non so se Verso possa rianimare gente dell'altra... Non credo. Eravamo a tanto così. È andata molto meglio del previsto. Mi dispiace non averlo battuto in questo try, perché è stato ovviamente un errore mio e mi dispiace, però ci rifacciamo adesso. Questa volta non commentiamo troppo, eseguiamo quello che abbiamo imparato, ok?
Ciel. Non bene. Però ho fatto comunque tanti danni. Visto il lumina che abbiamo. Ci serve rianimare subito Ciel. Ne abbiamo 5 e serviranno tutte per lei se possibile. Danni comunque presenti. Facciamo... Esce il marchio, non devo attaccare perché prendiamo quei danni. Ok. Marchiante di nuovo. Ottimo. Possibilità di strappo, ma prima non ha funzionato molto. Contrattacco. Se facciamo uno strappo non lo facciamo con Ciel, lo facciamo con Lun. Ce l'avevamo lo strappo con lei? Sì, caos assoluto. Qual è il problema? Perché non possiamo? Perché non abbiamo macchie. Facciamo... immolazione? Ma sì. Dammi una bruciatura. Ok, dammi un marchio. Niente marchio. Immolazione normale. Saloon. Ottimo. A questo punto lui non è inerme, non posso attaccare 2 volte. Possibilità di strappo. Siamo in posa virtuosa, però è comunque una cosa che possiamo fare. Tanto danni non è che ne facciamo a prescindere. Quindi facciamo questo strappo. Fatto. Non dura niente. Dura. 6 di presagio, destino segnato. Brucia. Non è più sotto l'effetto di stordimento. Facciamo elettrizzazione, vediamo se riusciamo a fare dei danni decenti, visto che abbiamo anche macchia. 3005 in totale, non male. Ok. Con Ciel andiamo di carta marchiante. Ottimo. 10 di presagio, dopo dobbiamo fare qualcosa assolutamente. Marchio ma niente. Passaggio offensivo. Ottimo. Non abbiamo marchio però. Vediamo se riusciamo ad applicarlo. Ottimo. Attacca Lun. 2000. Tocca a Ciel. Non abbiamo purtroppo PA per fare quello che vorrei. Sono comunque tanti danni. 3000. Bel crit. Siamo in offensiva. Passiamo alla virtuosa dopo. Ok. Facciamo di nuovo così. Continuo ad applicare fuoco perché almeno non è resistente. Attacca Lun. Peccato, me l'aspettavo di starlo sbagliando. Ci sta. Ancora nada di quelli. Ci servono quelli per forza. Attacco normale. Aiel.
Ottimo. 6.000. Credo che sia perché fossimo in virtuosa. Mi serve rianimare uno delle due. Stiamo facendo quasi flawless. Vorrei tanto eseguire qualcosa, ma rianimiamo per adesso. Andiamoci con calma. Dammi un marchio. Peccato. Bene, non continuo. Passaggio offensivo. $9.743. Possibilità di strappo, attenzione. 3.700 non male. Adesso destino segnato. $16.000 danni totali. Attacca Mayel. Wow. Il primo colpo inflitto è subito. E subito infliggono il 50% di danni in più. Ah. Quindi sia quello che infliggo io che quello che subisco. Porca miseria. Bello ragazzi. È stato veramente emozionante. Livello 10, 75 di velocità tra l'altro. Guardate lì. Quelli sono Nevron o statue o... Vabbè. Usciamo da questo posto, dove abbiamo consumato una battaglia di un certo livello. Per adesso non ci upgradiamo perché penso che le altre zone in cui ci aggireremo adesso siano un po' underlevellate, anzi, visto che probabilmente ci saremmo dovuti andare prima, ma non ci ho proprio pensato in realtà che potessimo. Vediamo. Tipo tutta questa zona qui a sinistra, vedete lì, non ci siamo andati alla fine. Qui. Ok. Vediamo. Bosco rosso. Altra zona pericolosa, ragazzi. Come non detto. Una fontana dall'aspetto strano, il croma vortica al suo interno. 5.000 di croma, facciamolo. Le menti create dall'uomo devono essere ritenute false. Molti hanno riflettuto su questa domanda, molti ne hanno carpito la complessità, ma ahimè non tutti. A lungo hanno pensato che la risposta fosse ovvia, ma più riflettevano più ne venivano consumati. What is this? A cryptic story dispenser. Actually, I found it quite interesting. Could we try it again? L'ultima volta che ci è stato versato dentro del croma, la fontana ha iniziato a parlare. 10.000. Il dolore non è un fardello che deve essere portato in solitudine, eppure ha spezzato la mente di molti, con terribili conseguenze. Continua così ogni volta? 25.000. Forse stiamo un po' esagerando per adesso, eh? Ci fermiamo qui, ci torniamo quando ne abbiamo un'infinità. Perché per adesso mi sembra un pochettino sprecato. Anche perché io comprerò comunque tutte quante le cose estetiche quando le incontro, quindi non vorrei trovarmi senza. Insomma, quindi ci torniamo. Però sali su Eschi, per favore. Ok. So che lì non ci sia nulla.
Di qui invece. E dove eravamo? Questo anche è nuovo, giusto? Sì. A parte che ci sono i Gestral perduti, no? Non sono quelli? Credo di sì. Tipo questo. Ma dov'è? Sulla mappa o è proprio qui forse? Arena dei Gestral nascosta. Quindi forse sono i Gestral ad aver creato queste cose, però sembrano più conformazioni del terreno in realtà. Ripeto, quindi... Salve. Fight Club Gestral super segreto. Se non siete forti potete anche scappare via. Fateci vedere di cosa siete capaci, smidollati. Chi combatterà? Andiamo di Mael. E chi ti distruggerà? Ah, sono sempre loro. Vai di Dominic Piedone. Va bene. Capovolgimento. Bamba. Amico mio, i danni ci sono, eh. Andiamo di passaggio offensivo. Bam, inerme. Dopo attacchiamo 2 volte. Ready to parry. Bam. Ah, vuoi attaccare 2 volte anche tu. Ah, cavolo, pensavo mi stesse per colpire. Peccato. Tocca a me. Regole infrante. Bam. Non è nemmeno servito il secondo. Quindi, dicevate? Ottieni involucro se combatti in solitaria. Carino. Andiamo di Ciel stavolta. Ma posso affrontarli tutti? Cioè, come funziona? È il più debole. Matthew il Colosso. Salve a lei. Feel better. On. Here's your card. 88. Pericolosissimo lui, eh. Madonna. Vediamo se si dà qualcos'altro. 100 probabilità di critico quando combatte in solitaria. È un po' OP questa cosa. Bertrand Manone. Salve. Ah, oddio. Guarda, io faccio un'immolazione. Yeah. Let's push forward. Aia. Lun non è più il nostro DPS, quindi non ha senso fare questa cosa così. Lei è una canalizzatrice in questo caso di ciò che gli altri possono ottenere. Andiamo di Mael. Andiamo di Bertrand Manone di nuovo. Salve. Okay. Passaggio offensivo. Bam. Patosh. GG per te. Vediamo che mi dà adesso. Tiene adrenalina se combatte in solitaria. Vai, andiamo ancora una volta con Mael che come solo ci sta. Julian Testolina. Salve. Ah, avevo cliccato ma poco in ritardo. Era diverso stavolta, ho capito. Erano 2. Mi ha ucciso, mi ha veramente ucciso. Mi ha devastato. Va bene, va bene. Ancora una volta ciao, vai. Sono di nuovo qui Julian. Oddio. Il movimento sembrava un attacco, invece no. Becca di questo.
Ah, lui ce li ha i danni, cioè la vita. Ai 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 ai. Posso curare, giusto? Non adesso. Ottimo. Bam. Non male. On me. Bam. Dance begins. Regolo infrante. Take down their shields. En garde. Poi facciamo un per sé. Non lo facciamo. Va bene. Cavolo. Vuoi davvero farmi equipaggiare le cose, amico mio? A parte che, cioè, non so quanto possano aiutarmi perché spesso arriviamo al 9999. Allora, finita capovolta lo togliamo e mettiamo uno di quelli nuovi. Involucro, adrenalina. 100% di probabilità di colpo critico, vai, mettiamolo. Vediamo. No. No. Yell. Julian Testolina, vai. Non ho applicato, mi sa. Non ho applicato. Ready to parry. E lui se n'è accorto e mi ha punito per questo. Cioè, sto avendo più difficoltà contro sto tizio che non il tipo di prima, l'Abbest. No, fermo. Allora. Ah, non ho cosa ho tolto? Cosa avevo qui? Oh mio Dio. No, niente affinità capovolta, volevo togliere questo. Forse era questo. Ha senso. Non che servisse in questa occasione, però giusto per rimettere. Ok. Ok, vai. Salve. On me. Vabbè. Erano 3 stavolta. Complesso, ragazzi, questo nemico è molto complesso. Cioè, rispetto agli altri che ho combattuto, questo è veramente imbattibile, attenzione. Vabbè. Vai, Julian Testolina, ce la possiamo fare. On me. Ed è uno. Bam. Passaggio offensivo. Bam. Ready to parry. Mai visto questo, ma fortunatamente è stato facile da leggere. Ottimo. Bam. Praticamente assicurato quel 9999. Andiamo di rottura delle regole. Bam. I'm ready. Poi facciamo. Potevi mettermelo questo marchio. Maledetto. Passaggio offensivo di nuovo. Ready to parry. Okay. Let's dance. En garde. Sono convinto che non serva
per me aggiungere un commento a questa parte di gameplay per intrattenervi. Penso che sia già abbastanza l'intera situazione. Penso mi darete ragione. Eventualmente ditelo nei commenti. Ready to parry. Take down the shields. En garde. On me. Pistolina, vaffanculo. Vediamo. 50% in più di danni se combatti in solitaria. E questo era... Ma tu non sei un Gestral perso? No? Mi sa di no. Va bene, grazie. Va bene. E questo era quindi. Non credo ci sia nient'altro da questa parte. Va bene. Usciamo. Vabbè, comunque gli episodi di backtracking sono abbastanza veloci in realtà. Nel senso che si fa tanto. Allora, altro punto Gestral di fronte a noi, oltre che una spiaggia. Ma tutta questa zona qui, Bosco Rosso, vabbè, è dove eravamo prima. Qua penso che si ci arriverà volando. Credo che sia tutto chiuso qui, ok. È una spiaggia però. Ti fa andare nel mare? What? Oh, this looks like fun. This looks like a waste of time. Anche tomato? Umpa. Una spiaggia. Ok, ma che stai facendo? Parkour? Ma c'è l'episodio al mare, che è uno slice of life. Un costume. Forse ti possiamo aiutare. Dici che noi non ci riusciamo? Ok. Dobbiamo... Ok. Forse potrei anche non correre, anche io, però...
Ho fatto a scivolare. Ciel, cioè Lun, vai che tu stai volando. Vai. Più semplice per te. Verso, tu stai qua da una vita. Saprai sicuramente fare questo percorso. Ma ci sono checkpoint, tra l'altro? O no? Perché a me sembra molto lungo. Guardate, cioè... Ok. Oh mio Dio. No. Ma questa cosa è... Ah, sarò molto sincero, è fatta malissimo. Cioè il platforming, l'avevo già detto penso in un altro episodio, non è il forte di questo gioco, chiaramente. È un po' terrificante, anche perché poi c'è tutta l'acqua che si muove e i tronchi no, il che è un bene per la parte di parkour, ma la visibilità non è esattamente delle migliori. E in più sembra un po' bruttino, cioè il fatto che rimangano fermi lì, cioè nemmeno reagiscono alle onde, un po' bruttino. Ma questo a parte, vediamo di fare quello che dobbiamo fare. Ecco, quello magari va preso un attimo decentemente. Meglio avere un personaggio su cui fare affidamento a livello di dove sto mettendo i piedi, perché Lun vola, ma in realtà comunque... No, vabbè, ok. Ma poi la musica. Ero troppo laterale. È veramente fatto malissimo, ragazzi. Poi io non sono una cima con questo sistema di platforming, ma vi posso assicurare che non è un punto in cui il gioco eccelle, mettiamola così. Dobbiamo farlo piano, veramente. Facciamolo piano. Così potrò farli tutti piano piano in realtà, eh. Penso che tipo questi salti qui vadano fatti correndo, perché sennò non ci arrivi. Ma va bene. Piano. Ok. Un altro. Ok. Adesso c'è la parte Fall Guys, ragazzi, attenzione. Non ha saltato. No, oh mio Dio, no. Oh mio Dio. Perché a volte scivola? Madonna. Madonna, ok. Ok, piano, piano, piano. Porca miseria.
mio Dio. Sono visto giù. È quasi fatto, dai. Ottimo. Già. Alla domanda: fossi un umano di 2 anni, a che età verrei cancellato? Allora, attualmente siamo a 33 e tu hai 2 anni, no? Quindi ogni anno che lui aumenta il numero diminuisce. Quindi per esempio 3, 32, 4, 31, 5, 30 e così via. Riesco a farlo a mente questo calcolo? Assolutamente no. Ok, dovrebbe essere 17 tecnicamente. Non dirmi che qualsiasi sarebbe andata bene. Ne hai altri? Sì. Ok. Come no? Ah. Ma su altre spiagge inteso qui o proprio da altre parti? Ma io adesso come torno indietro, scusami? Cioè se tipo cado mi... Ok, ottimo. Per la scienza ho necessità di verificare una cosa. Siamo in spiaggia, ma solo lei però, veramente. Cioè, verso soprattutto dov'è che sta veramente a schiatta di caldo, guardatelo qua. In realtà pure Mayel non è che sta messa bene con sto coso tutto nero soprattutto, ricordiamo però. Va bene, allora andiamo in spiaggia. Scusami, ma qui in giro ci sono altri costumi effettivamente oppure come funziona? Cioè, io penso intenda proprio sulla mappa, ci saranno altre spiagge e quindi altre zone di parkour potenzialmente. Vabbè. Ho capito. Quindi questo è proprio l'episodio timeskip, cioè che timeskip? L'episodio fanservice degli anime. Identico, tale e quale, va bene. Aspetta, ma io ora che ci penso, Gustav l'ho visto, quindi probabilmente ti dava anche quello di Gustav, però in questo caso io ci sono venuto dopo. Vabbè, beh, ci sta bene. Ovviamente non durerà molto perché non lo lasceremo come al solito. Tengo solo vestiti come per esempio questo di Mayel o eventualmente anche il cappellino tipo come Sassiel, che non deturpano troppo secondo me quella che è l'immagine anche delle cutscene, perché non voglio attivare l'opzione ma allo stesso tempo diciamo avere dei vestiti realistici, ok? Che possano avere senso. Cioè tipo in questo caso ci sta che lei abbia messo il costume, poi dopo non è che andiamo in giro in costume. Ok ragazzi, assolutamente no. Torniamo con Baguette, no? Andiamo con quello standard perché anche Baguette per me è troppo. Ma per questo episodio noi la concludiamo qui. Io come al solito vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra. Noi ci vediamo al prossimo e mi raccomando nei commenti dopo quello che abbiamo sbloccato. Bella Fandoni.